Le case non dimenticano. Il male non se ne va. Cambia stanza, cambia padrone. Resta in silenzio. Ascolta. Respira con te. Si nasconde dietro i muri, tra le crepe, nelle voci della notte. Tu dormi. Lui no. Aspetta. Sa tutto di te. E quando chiudi gli occhi, ricorda. Non sempre il pericolo vive fuori. A volte vive a casa tua, dietro il muro che credevi di conoscere. A volte il pericolo è più vicino. Vive tra le tue pareti, nella casa che chiami sicura. Le pareti ti proteggono, dici. Lo pensi davvero? Ma sei sicuro che non stiano solo nascondendo qualcosa? A volte il pericolo vive accanto a te. Respira con te. Dorme nel tuo letto. Un lieve scricchiolio. Nella notte. Una piccola ombra. O forse no. Si muove quando spegni la luce. Un rumore. Ti dici, è solo il vento. Ma se non fosse il vento? Le case ricordano. Tutto. Anche ciò che vogliono dimenticare. A volte aprono gli occhi. So cosa stai pensando. Le case non parlano. Sì, così dicono. Ci hanno fatto credere così. Ma se ti dicessi che non è così, e se ti dicessi che la tua casa parla, solo che tu non hai mai voluto ascoltare. Senti la tua casa, stasera, stanotte, a mezzanotte. Ascolta bene, ogni respiro, ogni scricchiolio, perché questa volta non è solo il vento. Ti sei mai chiesto se la tua casa ti osserva? Esatto. Non gli altri, non le persone, le pareti, i muri che ogni giorno tocchi, le stanze che chiudi la notte, convinto di essere al sicuro. E se ti sbagliassi? E se la tua casa nascondesse qualcosa che non dovrebbe esserci? Una porta segreta che nessuno ha costruito. Una stanza che non esiste. Non chiederti se è vero o leggenda. Chiediti solo chi abita lì. Chi ti osserva mentre dormi. Chi sorride quando ti giri di schiena. E soprattutto, se quella stanza sta già aspettando te. Era un lunedì qualunque. Marco lavorava da casa, come sempre. Il ronzio del computer, il ticchettio dell'orologio, il solito caffè ormai tiepido. Tutto normale. Fino a quando? Qualcosa. O forse qualcuno. Un suono lieve. Quasi un respiro nel silenzio. Poi, un colpo sordo. Dietro la libreria. Marco si voltò di scatto. Nulla. Nessuno. Cosa diavolo è stato? Mormorò. Forse è caduto un oggetto, o qualcosa che si è mosso da solo. La tensione gli serrava il petto. Si alzò, con un gesto incerto spostò la libreria, e lì la vide. Una fessura, sottile, perfetta. Non era una crepa, era una porta. Ma non può essere vero. Non c'era ieri, non c'è mai stata. Le dita gli tremavano mentre sfiorava quella superficie fredda, innaturale. Sembrava pulsare. Un battito. O forse era solo il suo cuore. Si fermò. Il respiro corto, la mente che correva. Che faccio? Entro? E se fosse un passaggio? O una trappola? E se dietro ci fosse qualcuno? O qualcosa? Il silenzio sembrava rispondergli, ma con un suono che non era umano. Spinge. Clic. La parete si apre, un soffio d'aria fredda, odore di polvere e ferro. Dietro, solo buio. Ti fideresti di entrare? Lui sì. Un passo. Poi un altro. E si ritrovò nella sua stanza. O almeno così sembrava. Tutto uguale, eppure tutto sbagliato. Lo specchio invertito, il letto dall'altro lato, l'orologio fermo alle 3:17 e quella luce malata,
gialla, come se venisse da un sole morente. Sto sognando? No, non può essere. Sto impazzendo. Si tocca la testa. Il respiro accelera. Ogni cosa intorno sembra muoversi appena, come un respiro collettivo. I mobili vibrano lievemente, come se lo osservassero. Chi c'è qui dentro? Nessuna risposta. Solo il suo riflesso nello specchio, ma il riflesso non si muoveva più. Un attimo, un respiro, poi lo specchio si inclina appena. Il riflesso lo guarda, sorriso lento, distorto, non suo. Gli occhi uguali, ma vuoti. Quel sorriso si allarga, troppo umano per essere vero. Non sei reale, urla Marco. La voce gli rimbalza contro, ma non è la sua. È l'altra, dal vetro. Non sei reale tu. Un sussurro gelido. Un respiro che attraversa lo specchio. Marco indietreggia, il cuore impazzito. Il pavimento che sembra cedere. Chi di noi è reale? La domanda resta sospesa, come fumo. Nel riflesso lui sorride ancora. Ma Marco non lo fa più. Eppure il riflesso lo imita, un secondo dopo, sempre con quel ritardo maledetto. Poi un suono. Toc, toc. 2 colpi secchi. Dalla porta alle sue spalle. Chi c'è lì? O meglio, da quale lato? Viene il rumore? Marco si gira, appoggia l'orecchio. Silenzio. Poi una voce. Un sussurro leggero, sottile come vento, che passa sotto una fessura. Non chiudere. Il sangue gli si gela. Sto diventando matto. No, non è possibile. Devo uscire di qua. La maniglia si muove da sola. Un suono secco, metallico. Marco si ritrae, cade all'indietro. Il respiro gli esplode in gola. Il battito diventa ritmo, un tamburo nel silenzio. I muri si stringono, le ombre si piegano, si contorcono e lo specchio vibra, come se stesse respirando. Il riflesso compie un passo avanti, poi un altro. Le mani premono contro il vetro, dal lato sbagliato. Marco indietreggia. «Fermati!» grida. Ma non serve. Il riflesso sorride. Un sorriso che non appartiene a nessuno. E sussurra. Finalmente. Buio. Silenzio. L'orologio si ferma alle 3:17. Poi un rumore. Toc, toc. 2 colpi secchi. Dal muro. Da dentro. Il muro. Giorni dopo i vicini parlano sottovoce. Dicono che Marco è sparito. Nessuna traccia. Nessun segno di lotta. La polizia ha controllato ogni centimetro. Nessuna porta segreta. Nessuna fessura nel muro. Solo una libreria. E uno specchio ancora lì. Pulito. Lucido. Ma se guardi bene, dietro il vetro qualcosa si muove e un sussurro sembra ridere piano. Solo una parete nuova, perfettamente liscia, fredda al tatto. Ma ogni notte, sempre alla stessa ora, 3:17, qualcuno sente bussare. 2 colpi, lenti. E se ti avvicini abbastanza, puoi sentire una voce che ti sussurra: «Non chiudere». Le case cambiano con noi. Si muovono. Ci ascoltano e a volte si aprono. Quando torni a casa stasera, guardati intorno, ogni crepa, ogni ombra, ogni muro. Non guardare troppo a lungo. Se noti qualcosa che non ricordavi, qualcosa di appena diverso, non toccarlo, non bussare e, soprattutto, non aprire. Perché la stanza che non esiste sta solo aspettando che tu lo faccia.